l'universo, chiamato anche Cosmos. In un mondo vivo appena trovato si trova un popolo, si raggruppano tutti e si preparano a combattere. Esplosioni ovunque, distruzione, crolla tutto e la gente si dispera, le macerie si spargono e noi le usiamo a nostro vantaggio. Per una lotta in cui tutti collaboreranno, nemici inaspettati, vecchie conoscenze che tornano a farci visita, perdite, tante perdite, ma ancora non ci si arrende contro questo nemico in comune. Si sfoderano le armi, si diventa OP, si carica per la battaglia. E vedremo come andrà a finire. Ok, c'è da dire che questo è un trailer che ti mette l'impazienza dritta in vena. Iniziamo dicendo che avevo ragione. Tutto quello che avevo detto nello scorso video, su quasi tutto avevo ragione. Ok, ora iniziamo ad ipotizzare. Si vede questa specie di regno sadida creato dal popolo Heliotrop, qualche anno dopo il loro arrivo nel mondo dei 12, immagino. Ovviamente loro hanno creato varie creazioni in varie zone, tipo i portali Zap, il che potrebbe spiegare quei mega portali Zap per viaggiare più in fretta. Si vede che tutto il popolo Heliotrop si raggruppa, o almeno i combattenti, anche se sembrano tutti bambini, ma forse deve solo avvenire un discorso. Al trono ovviamente c'è Yugo, che a mio parere finora parla del passato di Yugo, essendo che il mondo è così spoglio, anche se ho sentito voci che dicevano che alla fine Yugo si era deciso a governare il popolo Heliotrop, ma non penso sia così. E poi vi spiego il perché. E poi si vede Pan Pan nella linea temporale poco dopo della stagione 3, pronto a combattere contro questo rombo ultra tecnologico. A mio parere, questi sono i Meccabissi, la stessa civiltà che ha distrutto il pianeta originale degli Heliotrop. Poi si vedono esplosioni distruggere il mondo dei 12 e anche quel che sembrerebbe la montagna dell'inizio della stagione 3, dove Evangeline e Pan Pan erano andati in vacanza. Si vedono macerie di non so quale zona in realtà, e il bambino semideo che usa la telecinesi. Come avevo detto, le due confraternite, quella del tofu e quella dei dimenticati, si uniscono per coalizzarsi contro un nemico in comune. Poi si vedono Flopin e Eleli, i figli di Evangeline, in un costume figo, il che mi fa un po' pensare. Ma non è che loro due sono passati dalla parte del nemico, perché lasciando stare il fatto che camminano come se fossero i boss della distruzione, e non per soccorrere Evangeline, ma poi come li hanno ottenuti quei costumi, che sono dei costumi immagino alla stile Meccabissi, ma queste cose si sapranno solamente aspettando. Poi si vede Quibbly, il che potrebbe significare un suo ritorno, il che avrebbe senso dato che lui ne sa di più riguardo ai Meccabissi. E poi una caduta di Adamai con i Seidofus. Stranamente tutto questo non mi fa venire nulla in mente. Potrebbe essere successo qualcosa come il fatto che Adamai è finito nella dimensione bianca dell'Elacubo. Oppure non so. Tanti Heliotrop caduti in guerra e Yugo al trono che osserva l'arrivo dei Meccabissi. Come avevo detto, Yugo estrae dai portali due spade, una di Wakfu e una viola. Penso una spada Stasis, quella viola, anche da quel che ho sentito dalle voci. Cambia forma, penso per proteggersi di più oppure per sbloccare abilità, che tra l'altro da notare come il simbolo sulla fronte assomigli molto al simbolo degli Heliotrop. Quelle dietro sembrano delle ali da farfalla e si butta contro il rombo. E così finisce il trailer del Kickstarter. Dunque, speriamo che il Kickstarter andrà a finire bene, perché questo Kickstarter è un tutto o niente. Quindi andate a donare! E a 249 mi piace donerò 249 euro al Kickstarter e mostrerò tutto quello ricevuto grazie alla donazione, compreso l'artbook della stagione 4. Se quello è uno Yugo del passato, come sarà quello del presente? Oppure è lui lo Yugo del presente? Ma non penso. Perché Yugo dovrebbe attaccare solo senza il suo gruppo? A mio parere quello è lo Yugo del passato e al massimo potrebbe essere che Yugo
come è capitato nella stagione 2 in parte, può essere che si è ricordato di tutto, e quindi anche di come evocare le sue 2 spade, ma non so nulla di preciso. Possiamo solo aspettare. Detto questo, non so che altro dire riguardo a questo video, quindi finirò elencando una lista di cosa mi aspetto dalla 4ª stagione. Episodi riguardo al passato, per riempire i buchi di trama, come il fatto di come Grugal Graham è diventato cieco. Il passato di Yugo, e spero davvero di avere ragione riguardo al fatto che quello sia lo Yugo del passato, e ovviamente ci aspettiamo un continuo dopo l'esplosione dell'Elacubo. E l'esplosione dell'Elacubo avrà sicuramente a che fare con il ritorno dei Meccabissi e di Organax, che sarebbe l'ultimo Meccabisso che è riuscito a rintracciare il popolo degli Eletrop. Secondo me l'esplosione è stata in qualche modo annullata o invertita, e da quell'esplosione di tanto Wakfu ha attirato i Meccabissi. Ma il cubo rosso dell'ipotetico passato è uguale a quello in cui c'è Tristepan, quindi dovrebbero essere le stesse cose e le stesse entità che ci usciranno. Magari il fatto che Organax li aveva seguiti era una balla e da lì hanno chiamato i rinforzi. Boh, vabbè, basta, mi sto già confondendo. Un'ultima cosa, nel penultimo episodio della 3ª stagione, se non sbaglio, Oropo aveva detto che aveva già fatto il fatto di reclutare dei semidei, e quindi non è che ci sarà un'altra cosa a che fare con il tempo? Magari, forse. Ehi ragazzi, sono io, Xanakovi. Riascoltandomi tutto, ho notato una cosa a cui prima non ci avevo fatto caso, cioè il fatto che Adamai aveva ancora i 6 Dofus, il che probabilmente o sono tornati indietro dall'Inglorium o qualcosa col tempo avrà sicuramente a che fare, un viaggio indietro nel tempo, probabilmente, è possibile con l'Elaku, è possibile. E nulla, volevo dire solamente questo. E riprendete col video. Contando che poi la Torre di Oropo sembra tanto un macchinario fatto da un Oxelor, ma vabbè, che poi un altro macchinario fatto dagli Eletrop, se non sbaglio, è lo Zenith, che io finora l'ho chiamato Zint, Monte Zint. In realtà quel Monte Zenith sarebbe la stessa nave spaziale utilizzata dagli Heliotrop, però ho cercato in giro, non l'ho trovato ovunque, quindi magari mi sbaglio. E mi raccomando, donate, anche perché non sono sicuro che sarà anche doppiato in italiano, ma a seconda del numero di sostenitori di ciascuna comunità potranno doppiarlo in altre lingue, quindi forse anche in italiano, si spera. Quindi gente, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, commentate se avete qualcosa da commentare, condividete per supportare e noi ci si vede alla prossima. Ciao!